Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aptivus Boehringer Ingelheim Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Aptivus? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aptivus durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Aptivus? Aptivus è un farmaco a base del principio attivo Tipranavir, appartenente alla categoria degli antivirali, inibitori delle proteasi e nello specifico inibitori delle proteasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Boehringer Ingelheim Italia SPA. Aptivus può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Aptivus 120 capsule molli 250 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Boehringer Ingelheim International GmbH. Concessionario: Boehringer Ingelheim Italia SPA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo Tipranavir. Gruppo terapeutico: antivirali, inibitori delle proteasi. Forma farmaceutica: capsula molle. Indicazioni: Aptivus, somministrato insieme a ritonavir a basso dosaggio, è indicato per il trattamento antiretrovirale in associazione dell'infezione da HIV-1 in pazienti adulti e adolescenti di 12 anni o più precedentemente pluritrattati con virus resistente a più di un inibitore della proteasi. Aptivus deve essere utilizzato solo come componente di un regime antiretrovirale di associazione in pazienti per i quali non vi siano alternative terapeutiche. La scelta di iniziare il trattamento con Aptivus, somministrato in associazione a ritonavir a basso dosaggio, deve considerare attentamente la storia di trattamento del singolo paziente ed il tipo di mutazioni associate ai differenti agenti. Test genotipici e fenotipici, quando disponibili, e la storia di trattamento devono guidare l'uso di Aptivus. All'inizio del trattamento devono essere tenute in considerazione le combinazioni di mutazioni che possono influire negativamente sulla risposta virologica ad Aptivus, somministrato in associazione a ritonavir a basso dosaggio, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Aptivus deve essere sempre somministrato con ritonavir a basso dosaggio perché ne migliora la farmacocinetica ed in associazione ad altri farmaci antiretrovirali. Pertanto prima di iniziare la terapia con Aptivus occorre consultare il riassunto delle caratteristiche del prodotto, RCP, di ritonavir, particolarmente riguardo a controindicazioni, avvertenze ed effetti indesiderati. Aptivus deve essere prescritto da medici esperti nel trattamento dell'infezione da HIV-1. Posologia. Adulti e adolescenti, da 12 a 18 anni di età. La dose raccomandata di Aptivus è di 500 mg, somministrati in associazione a 200 mg di ritonavir a basso dosaggio, 2 volte al giorno, vedere paragrafo 4.4 per le misure precauzionali negli adolescenti. Dosi di ritonavir inferiori a 200 mg 2 volte al giorno non devono essere utilizzate perché potrebbero alterare il profilo di efficacia dell'associazione. Poiché attualmente sono disponibili solo dati limitati di efficacia e sicurezza per gli adolescenti, vedere paragrafo 5.1, un attento monitoraggio della risposta virologica e della tollerabilità in questa popolazione di pazienti è suggerito. Omissione di una dose. I pazienti devono essere informati della necessità di assumere Aptivus e ritonavir ogni giorno come prescritto. Se viene saltata una dose da più di 5 ore, il paziente deve essere informato di attendere ed assumere la dose successiva di Aptivus e ritonavir all'orario regolarmente fissato. Se una dose viene saltata da meno di 5 ore, il paziente deve essere informato di assumere immediatamente la dose persa e quindi assumere la dose successiva di Aptivus e ritonavir all'orario regolarmente fissato.
anziani. Gli studi clinici effettuati con Aptivus non includono un numero sufficiente di soggetti di 65 anni o più per determinare se essi rispondano in modo differente rispetto ai soggetti più giovani, vedere paragrafo 5.2. In generale, si deve procedere con cautela nel somministrare e monitorare Aptivus negli anziani per la maggiore incidenza di una ridotta funzionalità epatica, renale o cardiaca e di patologie concomitanti o di altre terapie, vedere paragrafo 4.4. Compromissione epatica. Tipranavir è metabolizzato dal sistema epatico. Pertanto una compromissione epatica potrebbe determinare un aumento dell'esposizione a Tipranavir ed un peggioramento del suo profilo di sicurezza. Pertanto, Aptivus deve essere utilizzato con cautela e con una aumentata frequenza di controlli, nei pazienti con lieve compromissione epatica, classe A di KILD-PUG. Aptivus è controindicato nei pazienti con compromissione epatica moderata o grave, classe B o C di KILD-PUG, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. Compromissione renale. Nei pazienti con compromissione renale non è richiesto alcun aggiustamento posologico, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Aptivus capsule nei bambini di età compresa tra 2 e 12 anni non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Inoltre con Aptivus capsule non è possibile ottenere un adeguato aggiustamento posologico per i bambini di età inferiore ai 12 anni. Per i bambini di età compresa tra 2 e 12 anni è disponibile Aptivus soluzione orale, fa riferimento al relativo RCP per ulteriori dettagli. La sicurezza e l'efficacia di Aptivus nei bambini di età inferiore a 2 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione uso orale. Aptivus capsule molli in associazione a ritonavir a basso dosaggio deve essere assunto con il cibo, vedere paragrafo 5, 2. Le capsule molli di Aptivus devono essere ingerite intere e non devono essere aperte o masticate. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Pazienti con compromissione epatica moderata o grave, KILD-PUG-B-C. L'associazione di rifampicina con Aptivus e ritonavir a basso dosaggio è controindicata, vedere paragrafo 4, 5. Preparazioni a base di piante medicinali contenenti l'erba di San Giovanni, Hypericum perforatum, poiché sussiste il rischio di diminuzione delle concentrazioni plasmatiche di Tipranavir e conseguente riduzione della sua efficacia clinica, vedere paragrafo 4, 5. La co-somministrazione di Aptivus, in associazione a ritonavir a basso dosaggio, con sostanze attive la cui clearance dipenda fortemente dal CYP3A e per le quali elevate concentrazioni plasmatiche siano associate a eventi gravi o pericolosi per la vita. Queste sostanze attive includono antiaritmici, quali amiodarone, bepridile, chinidina, antistaminici, quali estemizzolo, terfenadina, derivati della ergot, quali didroergotamina, ergonovina, ergotamina, metilergonovina, agenti procinetici gastrointestinali, quali cisapride, antipsicotici, quali pimozide, sertindolo, quetiapina, lurasidone, sedativi/ipnotici, quali triazolam e midazolam somministrati oralmente, e inibitori dell'HMG-CoA riduttasi, quali simvastatina e lovastatina, vedere paragrafo 4, 5. Anche l'uso dell'antagonista del recettore adrenergico alfa, 1-alfuzosina e di sildenafil quando usato per il trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa. Inoltre, la co-somministrazione di Aptivus in associazione a ritonavir a basso dosaggio e di medicinali la cui clearance dipenda fortemente dal CYP2D6 come gli antiaritmici flecainide, propatenone e metoprololo somministrato in caso di insufficienza cardiaca, vedere paragrafo 4, 5. La co-somministrazione di colchicina con Aptivus/ritonavir nei pazienti con compromissione renale o epatica, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Aptivus deve essere somministrato in associazione a ritonavir a basso dosaggio per assicurarne l'effetto terapeutico, vedere paragrafo 4, 2. Il mancato rispetto della corretta somministrazione di Tipranavir con ritonavir a basso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il profilo di interazione di Activus, in associazione a ritonavir a basso dosaggio, è complesso e richiede una particolare attenzione soprattutto in associazione con altri agenti antiretrovirali. Sono stati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Activus insieme ad altri farmaci come abacavir/lamivudina aurobindo, abacavir/lamivudina/zidovudina Milan, Activelle, compressa, Activelle, compresse rivestite, Aglae, Alpheus, Amiodar, compressa, Amiodarone aurobindo, Amiodarone cloridrato bioindustrial IM, Amiodarone ICMA, Amiodarone Milan, Amiodarone Ratiofarm Italia, Amiodarone Sandoz, Amiodarone Zentiva, Amiodar, soluzione, uso interno, Angelic, Arianna, Atover, compresse rivestite, Atover, compresse rivestite, Azalia, Bypress, Belara, Bellaverene, Benilexa, Vriladona, Vrilique, compressa rivestita, Vrileve, compresse rivestite, Buccolam, Cafergot, Calindir, Carbamazepina EG, Cardiovasc, compressa rivestita, Cemisiana, Cerazette, Colib, compresse rivestite, Cristelle, Colchicina Lirca, Combiseven, Combivir, Cordarone, Coripren, compresse rivestite, Corlentor, compressa rivestita, Dasatinib EG, Dasatinib CRK, Dasatinib Milan, Dasatinib Sandoz, Dasatinib Zentiva, Dailette, Depas, Desogestrel Zentiva, Dian, Didergot, Domperidone ABC, Domperidone Doc generici, Domperidone G, Domperidone Giuliani, Domperidone Milan Generics, Domperidone Sandoz, Domperidone Teva, Dronedarone Aristo, Drospil, Drosure, Drosurelle, Effimia, Effipred, Egogin, Eletriptan Aurobindo, Eletriptan Doc generici, Eletriptan EG, Eletriptan Milan, Eletriptan Pfizer, Eletriptan Teva, Enalapril Lercanidipina Doc, Enalapril Lercanidipina EG, Enalapril Lercanidipina Corca, Enalapril Lercanidipina Milan Pharma, Enalapril Lercanidipina Teva, compresse rivestite, escapelle, estinette, etinilestradiolo più drospirenone Doc, etinilestradiolo più drospirenone Doc Gen, etinilestradiolo più drospirenone Doc generici, etinilestradiolo Ipsa Farmaceutici Italia, Eve, Evra, Ezetimibe Simvastatina Almus, Ezetimibe Simvastatina Alter, Ezetimibe Simvastatina Aurobindo, Ezetimibe Simvastatina Doc generici, Ezetimibe Simvastatina EG, Ezetimibe Simvastatina Corca, Ezetimibe Simvastatina Milan, Ezetimibe Simvastatina Sandoz, Ezetimibe Simvastatina San, Ezetimibe Simvastatina Technigen, Ezetimibe Simvastatina Teva, Ezetimibe Simvastatina Zentiva, Fedra, Felodipina Milan Generics, compressa rilascio modificato, Felodipina Ratiofarm, Felodipina Sandoz, Felodipina Zentiva, Feniti, Gestodiol, Ginoden, Goltor, Gracial, Alcion, Armunet, Imbruvica, Inegi, Integrilin, soluzione, uso interno, Intelence, Ipnovel, Isoptin, compressa rilascio modificato, compressa rivestita, compresse rivestite, Isoptin, soluzione, uso interno, Ivabradina Accord, Ivabradina Aristo, Ivabradina Aristo Pharma, Ivabradina Aurobindo, Ivabradina Doc generici, Ivabradina EG, Ivabradina Corca, Ivabradina Milan Pharma, Ivabradina Teva Italia, Ivabradina Zentiva, Iadizza, Iaides, Caletra, compresse rivestite, Caletra, soluzione, Chestrelle, Kilmer, Kipling, Kirkos, Krustat, Chilena, Lamivudina e Zidovudina Aurobindo, Lasca, Lercadip, compressa rivestita, Lercanidipina Aurobindo, Lercanidipina Doc generici, Lercanidipina EG, Lercanidipina Milan, Lercanidipina Ratiofarm Italia, Lercanidipina Sandoz, Lercanidipina San, Lercanidipina Technigen, Lercanidipina Zentiva, Lercaprel, compresse rivestite, Lercaprel, compresse rivestite, Lerna, Lestronette, Liladros, Lipenil, Liponorm, Lisitens, Loette, Lopinavir Ritonavir Accord, Lopinavir Ritonavir Milan, Lovastatina Doc, Lovastatina EG, Lovastatina Milan Pharma, Lovastatina Teva, Lovinacor, Lucil, Lusine, Lusinelle, Lutenil, Lutiz, Libella, Medipo, Mercilon, Metergin, Microginon, Midazolam Accord Healthcare, Midazolam Bioindustrial IM, Midazolam Amil Pharmaceuticals, Midazolam IBI, Midiana, Milvane, Mines, Minulet, Miranova, Mirena, Mirzam, Motilium, Multac, Miciclamen, Midafodil, Mifresia,
Mi Marigold, Mi Primose, Mi Tulip, Mi Violet, compresse rivestite, Mivi, Nacrez, Naemis, Naomi, Nexplanon, Nigipress, Nomegestrol Farmitalia, Norlevo, Novadien, compresse rivestite, Novinette, Novaring, Omistat, Ornibel, Pasaden, Peridon, Perlic, Permutil, Planum, Plendil, Practil, Prevex, Primolut Nor, Procoralan, Ranexa, compressa rilascio modificato, Raxar, Relpax, Retrovir, capsula, Retrovir, sciroppo, Retrovir, soluzione, uso interno, Rixstat, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Riges, Ritmodan, Ritmodan Retard, Rosim, Rubidelle, Rubira, Sesonique, Securgin, Seglor, Serisima, Setorilin, Sibilla, Sibillette, Sidreta, Sidretella, Silodosina Aristo, Silodosina Aurobindo, Silodosina Doc, Silodosina EG, Silodosina Corca, Silodosina Milan, Silodosina Sandoz, Silodosina Zentiva, Silodix, Capsula, Simbatrix, Simvastatina Arc, Simvastatina Accord, Simvastatina Alnus, Simvastatina Alter, Simvastatina Aristo, Simvastatina Aurobindo, Simvastatina Doc, Simvastatina EG, Simvastatina Git, Simvastatina Exal, Simvastatina Corca, Simvastatina Milan Generics, Simvastatina Pensa, Simvastatina Sandoz, Simvastatina San, Simvastatina Technigen, Simvastatina Teva Italia, Simvastatina Zentiva, compressa rivestita, Simvastatina Zentiva, compresse rivestite, Sincol, Simvacor, Simvalip, Simvat, Sivastin, Slinda, Songar, Spricel, compressa rivestita, Staticol, Talentum, Tabacor, Tegretol, Triapin, Triazolam Alnus, Triazolam Doc Generici, Triazolam EG, Triazolam Milan Generics, Triazolam Pensa, Triazolam Ratiofarm Italia, Triazolam Zentiva, Triminulet, Trizivir, Tiverb, Urorec, Capsula, Vastgen, Vastin, Verapamil Doc Generici, Verapamil EG, Verapamil Exal, Virdex, Visofid, Botrient, Vitorin, Xarelto, compressa rivestita, Xarelto, compresse rivestite, Xipocol, Yasmin, Yasminelle, Iaz, Ivet, Zanedip, compressa rivestita, Zanipril, compresse rivestite, Zestan, Zevistat, Zocor, Zoeli, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Aptivus durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aptivus durante la gravidanza e l'allattamento? Contraccezione in entrambi i sessi. Tipranavir interagisce negativamente con i contraccettivi orali. Pertanto durante il trattamento deve essere usato un altro metodo anticoncezionale efficace e sicuro, vedere paragrafo 4.5. Gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In alcuni pazienti sono stati riportati senso di instabilità, sonnolenza e fatica. Pertanto si raccomanda cautela quando si guidano veicoli o si utilizzano macchinari. Se i pazienti manifestano fatica, senso di instabilità o sonnolenza, devono evitare operazioni potenzialmente pericolose come guidare o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Tra le reazioni avverse riportate per Aptivus, le più comuni erano disturbi gastrointestinali quali diarrea e nausea come anche iperlipidemia. Le reazioni avverse più gravi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Le esperienze di sovradosaggio di Tipranavir nell'uomo sono molto limitate. Non sono noti segni e sintomi specifici di sovradosaggio. Generalmente dal sovradosaggio può risultare un aumento della frequenza ed una maggior gravità delle reazioni avverse. Non esiste antidoto noto per il sovradosaggio di Tipranavir. Il trattamento del sovradosaggio deve consistere in misure di supporto generali, incluso il monitoraggio dei segni vitali e l'osservazione dello stato clinico del paziente. Se indicato, l'eliminazione di Tipranavir non assorbito deve essere ottenuta provocando vomito o con lavanda gastrica. Si può anche ricorrere alla somministrazione di carbone attivo come aiuto nella rimozione del farmaco non assorbito. Poiché Tipranavir si lega fortemente alle proteine, è improbabile che la dialisi sia utile per una rimozione significativa del farmaco. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antivirali per uso sistemico, inibitori delle proteasi, codice ATC.
Ilunga 05A09. Meccanismo d'azione. Il virus dell'immunodeficienza umana, HIV-1, codifica una spartilproteasi che è essenziale per la suddivisione e proprietà farmacocinetiche per raggiungere le concentrazioni plasmatiche efficaci di tipranavir, e un regime che preveda la somministrazione 2 volte al giorno. È essenziale l'associazione a bassi dosaggi di ritonavir, vedere paragrafo 4.2. Dati preclinici di sicurezza. Gli studi di tossicità animale sono stati effettuati con tipranavir da solo in topi, ratti e cani e in associazione con ritonavir. Rapporto peso a peso 3,75. 1. In ratti e elenco degli eccipienti. Contenuto della capsula: olio di ricino poliossidrilato, etanolo, mono/di gliceridi dell'acido caprilico caprico, glicole propilenico, acqua depurata, trumetamolo, propile gallato, capsula, gelatina, ferro ossido rosso, e 172 glicole propilenico, acqua depurata. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.